Ciò che state per ascoltare potrebbe essere la più grande rivelazione per voi. Potreste rimanere scioccati, sconvolti, destabilizzati nel sentire quanto sia articolata e profonda la risposta a questa domanda. Vi potrete... Ma falla finita! Vuoi venire al sodo? Insomma, perché mai Dio permette queste sofferenze? E soprattutto perché permette che il nostro cibo siano solo delle insipide croccette secche? Ma è così semplice. La risposta è... perché Dio voleva far vivere me. E questa sarebbe una risposta profonda e articolata. Lo sai che gli umani hanno mania di grandezza. Ok, forse sono stata un po' presuntuosa, ma non siate così permalosi. È sì per far vivere me, ma anche te, e le mamme, i figli, i nipoti. Ecco perché Dio ha non voluto, ma permesso le sofferenze. Se non l'avesse fatto io non sarei io e non sarei qui. Lui sapeva di me da prima che nascessi. Non ci credete? Sentite che scoperta ho fatto leggendo il Salmo 139. A te la parola, Re Davide! Parla di Davide, quello che ha fatto Secco Moria! Sì, in qualche modo deve aver viaggiato nel tempo. Shh, tappati il muso, sentiamo che dice. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto è grande il loro insieme! Avete sentito? Dio ci conosceva tutti da prima che nascessimo. Per lui passato, presente e futuro sono sullo stesso livello. E lui non poteva farmi così come sono adesso, a meno che non avesse creato un robot con i riccioli. E sapete l'altra scoperta che ho fatto? Che nel mio caso sono state le sofferenze ad avermi formato. È la vita che ho vissuto e che vivo che mi ha portato poi a scegliere Dio e a desiderarlo come padre senza nessuna imposizione. Può non piacere, ma questo è il prezzo di quello che comunemente si chiama libero arbitrio. Negli scorsi video abbiamo visto come è andata la storia, se ve ne siete persi basterà cliccare qui e qui. Come avevamo detto, invece di imparare alla scuola paradisiaca di Dio, ora ci tocca imparare alla scuola della vita in un mondo corrotto. Questo è come un assaggio dell'esistenza senza di Lui, in un mondo che è pieno di violenza, odio, malattie e sofferenze. Dio praticamente ci permette di vivere come noi abbiamo voluto, una vita senza Dio. Perché con le nostre cape toste tutti siamo potenziali Adamo ed Eva, tutti vogliamo cavarcela da soli. Iniziamo già da bambini, fino a che non ci scottiamo la mano e impariamo che il fuoco brucia. Il libero arbitrio lo abbiamo tutti ed è quello che spinge alcuni uomini a scegliere di far soffrire, uccidere e, perché no, infischiarsene nel nostro pianeta e buttare ogni tipo di zozzeria per le strade. Non è forse vero che da sempre ci sono guerre? Che ogni nostra scelta addirittura può influenzare il clima, le malattie o il cibo? E questo nonostante ci consideriamo esseri progrediti ed evoluti. Possiamo imputare la colpa a Dio, ma di chi è veramente la colpa? È facile immaginare un mondo privo di sofferenze, e per assurdo potrebbe esserlo se noi fossimo tutti d'accordo. Ma così come siamo, con la nostra libertà individuale, è davvero raggiungibile? Sarebbe stato possibile solo in 3 modi. A. Dio non avrebbe dovuto creare, precludendo così la mia nascita come la vostra. B. Dio avrebbe dovuto creare dei robot, e a chi piace fare le cose a comando. C. Dio avrebbe dovuto creare donando quello che sapeva essere la cosa più preziosa, la libertà. Sapendo però che come un padre deve lasciare un figlio fare degli errori per poter crescere, così avrebbe dovuto fare lui con noi, per farci arrivare da soli a scegliere la vera felicità, ognuno con i suoi tempi. Un esempio stupido è che una volta ero proprio una di quelle persone che come nefreghismo buttava le schifezze per le strade. Non ne vado fiera mai così.
fino a che ho capito che è sbagliato, ma non perché me l'ha detto qualcuno, ma per la mia esperienza, con la mia crescita, appunto con il mio tempo. Ciò che bisognerebbe tenere presente è che Dio, essendo onnisciente, come abbiamo visto, aveva un piano per poter salvare l'uomo da se stesso, perciò in un certo senso era a conoscenza del lieto fine. Ecco perché ha creato. E questo mi ha fatto sorgere una domanda: come mai gli uomini decidono di mettere al mondo dei figli sapendo che il mondo in cui vivranno è pieno di sofferenze, sapendo che inevitabilmente saranno colpiti dalle malattie e dalla morte? Perché la mia mamma mi ha fatto nascere? Gli uomini si fanno troppe domande, te lo dico io. Già, sono scivolati nel cervello. Per me è stato uno spunto di riflessione, perché siamo noi per primi che non rinunciamo alla vita. Però, mentre noi in un certo senso rischiamo, dando alla luce un figlio in questo mondo malato, sapendo che prima o poi le sofferenze lo colpiranno come colpiscono noi, ma questo lo facciamo perché sentiamo dentro di noi quanto è importante il dono dell'esistenza, quanto ogni creatura sia importante, perché vince la speranza. Dio però non rischia, perché sa già il finale e sa che è un bel finale. Ecco perché ha permesso le sofferenze, ecco perché per lui ne valsa la pena farmi vivere lasciandomi la libertà di scelta. Dio sa chi possiamo essere veramente, ma per esserlo è necessario che lo capiamo noi, ognuno di noi, con le proprie scelte. Scelte che da sempre hanno comportato una catena di sofferenze, compresa la morte, ma soprattutto hanno comportato la morte dell'unico innocente, Gesù. Perché mai si sarebbe sacrificato per noi se non per salvarci e aprirci gli occhi? Se non perché sapeva che era l'unico modo per poter essere quello che veramente possiamo essere, se non per unirci in un unico pensiero. Potrei dire la mia? Ma prego, Paolo di Tarso, non onore averti qui. Esprimi pure il tuo pensiero. Noi siamo sicuri di questo. Dio fa tendere ogni cosa al bene di quelli che lo amano, perché li ha chiamati in base al suo progetto di salvezza. Da sempre li ha conosciuti e amati, e da sempre li ha destinati a essere simili al Figlio suo, così che il Figlio sia il primogenito fra molti fratelli. Ora, Dio, che da sempre aveva preso per loro questa decisione, li ha anche chiamati, li ha accolti come suoi e li ha fatti partecipare alla sua gloria. Avete notato come si collegano bene queste parole della lettera ai Romani al capitolo 8 con il salmo di prima? Già, così bene che sembra che le abbia recitate la stessa persona. Ma davvero credono che basti togliere una colonna per prenderci in giro? Io non credo alla predestinazione nel senso che ha prestabilito le nostre scelte, altrimenti non ci avrebbe creati liberi. Credo invece che lui sapeva che un giorno ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe scelto il bene, che avrebbe apprezzato l'esistenza, che avrebbe creduto in suo figlio e che l'avrebbe seguito, e a quelle persone voleva dare la possibilità della vera vita. Il problema è che noi siamo troppo concentrati su questa di vita, al punto di non scorgere la vera vita. Ma chi di noi sente di essere solo questo? Chi di noi non sente dentro un concetto che è innato, quello dell'eternità? La cosa grande è sapere che per tutte le ingiustizie e le sofferenze ci sarà la giustizia di Dio, che non è la nostra giustizia, è una vera giustizia. Oh Dio, tu hai visto, tu tieni conto della malvagità e dei soprusi, per poi ripagare con la tua mano. Potrebbe portarla subito questa giustizia, e non nego che quando ho conosciuto Dio e ho scelto di seguirlo, ho pensato, beh, ora puoi ritornare. Che razza di egoista. Si è smascherata da sola. Poi ho letto questo passo nella lettera di Secondo Pietro. Il Signore non ritarda a compiere la sua promessa, quella di tornare. Alcuni pensano che sia in ritardo, ma non è vero. Piuttosto egli è paziente con voi, perché vuole che nessuno di voi si perda e che tutti abbiate la possibilità di cambiare vita. Considerate come un'occasione di salvezza la pazienza che il Signore ora mostra verso di voi. Ringrazio Dio per la sofferenza nella mia vita, perché mi ha portato alla consapevolezza e al cambiamento, e mi ha fatto anche comprendere quanto ognuno di noi è collegato all'altro.
Un tempo volevo sentire una risposta a questa domanda che si adattava a me, a come vedevo io le cose, pensando che fosse il punto di vista migliore. Ora so che la risposta migliore è quella che ci può dare Dio individualmente. Basta ascoltarlo e tenere presente la cosa più importante, che Dio è amore. E nonostante i periodi di crisi profonda che il dolore ci porta a passare, col tempo, nella fede in Lui, è possibile essere gioiosi con, senza o nonostante la sofferenza. La libertà nella verità di Dio rende liberi dalla sofferenza, liberi dalla rabbia per le ingiustizie, dalla solitudine, dalla morte, perché in Cristo la morte non esiste. Rispetta il parere di tutti, e questa non vuole essere un'imposizione, ma solo un'esposizione di ciò che Dio ha fatto arrivare al mio cuore riguardo a questa domanda. E lo volevo solamente condividere nella speranza che possa donare qualcosa di positivo a chi ne ha bisogno. Allora, un abbraccio a tutti e al prossimo video! Sì, vabbè, parole su parole, ma poi alla fine sempre insipide crocchette ci toccano. Beh, ma almeno le mangerei con la consapevolezza, Spillo. Sì, ok, riparliamone stasera davanti alla ciotola. Non me lo ricordare. Truccatrice in scena per Mr. Chicco.